Oggi parliamo di un ofide velenoso, il cui morso non è assolutamente da sottovalutare, ma la cosa più bella di tutto è che questa volta ve lo faccio vedere dal vivo, ragazzi. Esattamente, adesso monto in macchina e vi porto a vedere il cobra. O forse vi ho mentito, ragazzi, forse potrei avervi imbrogliato un pochino con il titolo, però qualcosa del cobra c'è. Seguitemi. Ok, ragazzi, allora è una specie del Sud America. Predilige luoghi palustri e comunque pieni d'acqua, quindi noi ce ne andiamo nelle zone del Venezuela, Argentina o Brasile. E niente, ragazzi, oggi vi ci porto. Potrebbe esserci un problema. Mi dicono dalla regia che andare in Sud America in macchina non sia una cosa fattibile. Vabbè, poco male, ragazzi, perché quello che non sapete è che questa specie è detenibile in Italia. Quindi non farò altro che andare da un nostro amico allevatore che ne possiede una e mostrarvi quello di cui stiamo parlando, ragazzi. Solo una piccola postilla, ragazzi, dell'allevamento parlerò veramente poco. Se vorrete e vi interesserà, me lo lasciate scritto nei commenti e ne parleremo in un altro video. In questo video l'ultima cosa di cui volevo parlare era l'allevamento di questa specie. Ve la descriverò. Che cazzo stai a dire? Ma che cazzo sta a dire? Brevemente, ma più che altro l'idea è di mostrarvela in diretta perché è la prima volta anche per me che ne vedo una dal vivo e ne maneggio una, e siccome è una delle specie che amo in assoluto, mi piace veramente tanto, ragazzi, vedrete la mia prima volta con questa specie qui, ragazzi. Di cosa parliamo? Parliamo del falso cobra, l'Hydrodynastes gigas. Ciao a tutti, ragazzi, bentornati su Reptile Nation. Come vi avevo promesso, siamo qui da questo amico che ci concederà di riprendere questo fantastico serpente, ma adesso ne parliamo un attimino. Ora vi ho imbrogliato, ho detto che era un cobra. Non è un cobra, è un falso cobra. Prima di tutto cerchiamo di capire perché viene associato al cobra. Viene associato al cobra per la sua somiglianza. Uno, per quanto riguarda l'apertura del cappuccio, che questo animale fa come il cobra. Però a differenza del cobra, che si erge in verticale, questo animale tenderà comunque a rimanere sull'orizzontale e alzare un po' la testa. La seconda somiglianza è dovuta al cobra acquatico, a cui viene spesso associato, non al cobra reale a cui pensiamo. L'Hydrodynastes gigas è un serpente, c'ho il cameraman che si lamenta del fatto che non c'è l'ombra, è un serpente caratterizzato da un colore marrone con delle barre nere contornate chiare sul dorso, ha gli occhi bande, cameraman mi scusi. Oggi sarà impossibile fare delle riprese serie perché non vi farò vedere cosa ho visto. Gli occhi sono grandi e la pupilla è rotonda. Esattamente, ragazzi, la pupilla è rotonda, anche se questo animale è velenoso, perché come vi ho spiegato più volte, gli animali velenosi li distinguiamo dalla pupilla ellittica solo in Italia. Qui siamo all'estero e anche gli animali con le pupille rotonde possono rivelarsi pericolosissimi. La sua alimentazione è composta prevalentemente da anfibi e piccoli mammiferi e anche pesci. Per quanto riguarda la predazione che farà sui pesci e sui piccoli anfibi, sarà una predazione veloce, rapida, l'animale li ingollerà direttamente, mentre applicherà la costrizione, come avviene per i boa e per altri costrittori, sui piccoli mammiferi. Il suo habitat risiede prevalentemente, anzi è nativo del Sud America, quindi zone come l'Argentina, il Venezuela, il Brasile, e predilige zone umide con molta acqua. Quindi adesso ci siamo al momento clou in cui vi mostrerò anche il veleno di questo animale. No, il veleno non ve lo mostrerò, ma ne parleremo. Ora ve lo presento, ve lo faccio vedere. Eccolo qua, il pericolosissimo Hydrodynastes gigas. Credo si stia arrabbiando anche notevolmente. Vabbè, piccolo scherzetto, dai, adesso ve lo prendo. Eccolo, un bellissimo serpente velenoso. Eccolo qua finalmente, l'Hydrodynastes gigas. Fortunatamente è in muta per me, quindi non ci vede benissimo, come potete vedere dalla pupilla appannata. Non ne ho mai maneggiato uno, devo essere sincero. Sono anche abbastanza preoccupato perché non si hanno ricerche concrete sul veleno di questo animale. Sappiamo che aggiunge... Sappiamo che a livello proteolitico
e probabilmente ha qualche tossina anticoagulante. Vicino alla faccia, vediamo di farmi mordere in diretta. Quelli che hanno subito un morso da parte di questi animali ci dicono che la cosa è abbastanza dolorosa, con copioso sanguinamento e gonfiore della zona interessata. Come potete vedere è un animale bellissimo, sembra anche abbastanza calmo, fortunatamente. È molto gettonato per gli allevatori, ragazzi. Sto vedendo cose, sono più preoccupato del contorno che del serpente velenoso in mano. Per quanto riguarda l'allevamento è molto gettonato purché si rispettino determinate condizioni, ovvero ampio terrario, comunque deve essere un ambiente umido e soprattutto bisogna prestare attenzione a quando li si nutrono, perché entrano in frenesia alimentare e prendere un morso è molto facile. Ora, parlando di veleno, questo animale è un opistoglifo, ovvero ha i denti veleniferi posti alla base della mascella, nella parte posteriore, quindi prendere un morso ed essere inoculati è abbastanza difficile. Il veleno viene usato principalmente a carattere digestivo, non per difesa e nemmeno per predare. Bassottino curioso, guardate quanto è bello. Quindi per prendere un morso da questo animale bisogna in sostanza farsi masticare ripetutamente, in modo da consentirgli di inoculare il veleno più e più volte, che preso in dosi non eccessive quanto è in grado di inoculare questo animale comunque non dovrebbe essere pericoloso. In realtà non si hanno dati certi su questa cosa, si dimostra essere una specie veramente intelligente e adattiva. Sembra piuttosto mansueto, ma aspettavo veramente di peggio e invece devo dire che è bellissimo, è bellissimo. Le squame, contrariamente a quello che si pensa, visto che è un animale che frequenta ambienti acquatici, non sono carenate ma sono del tutto lisce, come potete vedere. È uno dei colubridi più grandi in assoluto e le femmine superano abbondantemente anche i 2 metri, mentre i maschi solitamente si fermano sotto i 2 metri. E niente ragazzi, direi che c'è poco da aggiungere. Ora, la caratteristica principale di questo animale, come avevo spiegato, è la somiglianza al cobra, quando tende ad estendere le vertebre subito sotto la testa e ad allargare il cappuccio. Purtroppo, stando molto calmo, sembra che non lo stia facendo. Ora c'ho il cameraman che ride perché ha capito che questo potrebbe essere quel momento in cui mi prendo un bel morso sull'avambraccio e sinceramente forse è il caso che lo posiamo un attimino, lo tranquillizziamo. Se ci riusciamo poi vi facciamo vedere quando apre il cappuccio. Come sempre ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Era la mia prima volta con un falso cobra, avevo qualche preoccupazione sul fatto che comunque è un esemplare velenoso e non si hanno molte informazioni sul veleno né su quello che può causare il morso in un esemplare adulto, però devo dire che vinte subito, è un animale fantastico, quindi niente, come sempre lasciate un like, iscrivetevi e mi raccomando lasciate nei commenti se volete sapere qualcosa riguardo l'allevamento di questo animale, perché in caso positivo ne parleremo in uno dei prossimi video. Noi ci vediamo alla prossima.